Bentornati su questa serie. Siamo già al quarto episodio, ma non abbiamo fatto molto. Purtroppo, visto il vasto argomento che sto trattando, la serie sarà piuttosto lunga. Spero comunque che rimanga interessante per voi e che in ogni video riesca a farvi imparare cose nuove ed interessanti. Oggi giochiamo un po' con le porte logiche, che abbiamo visto nello scorso video. Vedremo alcuni circuiti che sono chiamati componenti standard, perché sono enormemente utilizzati all'interno del computer per vari scopi. Io ora vi farò vedere cosa sono e come si realizzano, in modo che nei prossimi video vi potrò indicare una parte del circuito e dirvi questo è quel componente, così voi saprete già di cosa sto parlando, cosa fa, come si realizza, e quindi potrò andare avanti senza soffermarmi troppo sull'argomento. Iniziamo. Oggi parliamo di commutatori, conosciuti anche come multiplexer, e selezionatori, conosciuti anche come demultiplexer. Parliamo prima del commutatore. Il commutatore è un componente che ha tre ingressi, A, B ed alfa, e un solo output. La sua specifica informale è la seguente. Se alfa è uguale a 0, allora l'output prende il valore di A. Se alfa è uguale a 1, allora l'output prende il valore di B. Cioè, detto in altre parole, io al suo interno del commutatore immetto due input A e B, e con un terzo, in questo caso alfa, scelgo quale dei due, quindi se mandare fuori A o B, ok? Di questo componente naturalmente possiamo anche stavolta fare una tabella di verità che è qua, in cui se notate c'è un nuovo elemento, cioè il trattino. Il trattino cosa significa? Significa che non ci interessa il valore di questa variabile. In questo caso leggiamo alfa 0, B non ci interessa, A 0. Perché B non ci interessa? Perché abbiamo detto che se alfa è uguale a 0 teniamo conto soltanto di A, quindi B non guardiamo neanche il suo valore. Quindi vediamo un po' la tabella di verità. Se è uguale a 0, B non ci interessa e alfa è uguale a 0, l'output è 0. Se A è 1, B non ci interessa, alfa è 0, l'output è 1. Se alfa è 1, stavolta non ci interessa A, mentre se B è 0, l'output è 0. Se alfa è 1, se alfa è 1 e B è 1, e A a questo punto non ci interessa, a questo punto l'output è 1, ok? Quindi di nuovo prima vi farò vedere che questo componente effettivamente esiste e dopodiché vi farò vedere come realizzarlo. Quindi il componente è qua, lo potete vedere che è uno scatolozzo che ho creato e che esiste, e vediamo un po' se funziona davvero. Quindi prima di tutto vediamo alfa è uguale a 0 in questo momento, quindi B non ci interessa, e come potete vedere il valore dell'output non cambia a seconda di che valore metto in B, mentre se alfa lo faccio diventare 1, vedete, l'output è diventato 1, ok? Se lo metto a 0, l'output ritorna a 0. A questo punto, se metto alfa 1, l'output è 0 perché B è 0, però notiamo che se cambio alfa, l'output rimane lo stesso, quindi rimane invariato, ok? Se invece B lo faccio diventare 1, l'output diventa 1, ok? A questo punto se alfa lo faccio ritornare a 0, l'output rimane 1 perché a questo punto viene controllato A che è già ad 1, ma se lo rimetto a 0 l'output diventa 0, se cambia a questo punto l'output diventa 1 perché B è 1, ok? Quindi questo è il commutatore e lo possiamo realizzare, dopo vi farò vedere come si può, e ora iniziamo a parlare del selezionatore, che è simmetrico rispetto al commutatore. In che senso simmetrico? Nel senso che con il commutatore sceglievamo quale far passare dei due ingressi. Adesso invece abbiamo due uscite e scegliamo in quale di queste due far passare l'ingresso. E cioè, un po' più formalmente, un selezionatore ha un ingresso A e uno alfa e due uscite Q ed U. Se alfa è uguale a 0, allora Q assume il valore di A. Se alfa è uguale a 1, allora invece è U ad assumere il valore di A. Quindi noi mandiamo un input e scegliamo con alfa quale strada da far prendere a questo input. Quindi andiamo a vedere la tabella di verità del selezionatore. Questa volta vedete qua a destra abbiamo più variabili di uscita, Q ed U, come avevo detto, vedete Q ed U, e a sinistra invece abbiamo soltanto A ed alfa. Ok, quindi vediamo un po' la tabella di verità. Se A è 0 e alfa è 0, allora tutte e due gli output sono 0. Se A è 1 e alfa è 0, allora abbiamo detto che l'uscita Q diventa 1, mentre U resta 0. Con A invece
a 0 e alfa 1, tutte e due sono 0. Infine, se A è 1 e alfa è 1, Q rimane 0, mentre U diventa 1. Ok, quindi di nuovo ecco qua il componente, possiamo testare se funziona, vediamo un po', mettendo A a 0, tutte e due sono 0 e anche se cambio alfa rimane 0 tutte e due. Se invece attivo A, possiamo vedere che Q è diventato 1 e se attivo ad alfa, Q diventa 0 ed U diventa 1. Quindi funziona e fa esattamente quello che avevamo detto. Adesso vediamo come realizzare questi componenti. Allora, qua ho riscritto la tabella di verità del commutatore per farvi capire come dalla tabella di verità posso costruire il componente. Quindi, come faccio? Allora, intanto qua ho messo i tre blocchi che saranno l'input. Questo sarà alfa, questo sarà A e questo sarà B, scusate. Quindi, come faccio? Leggo di qua e vedo che l'output del commutatore è 1 in due casi. Qua, quando A è 1 e alfa è 0, e quindi come posso realizzare come posso prendere A1 e alfa 0 e farli uscire come 1? Posso mettere in AND A e not alfa, ed è esattamente quello che ora farò. Quindi si è detto che questo è alfa, quindi ci metto una torcia e prendo il not alfa e lo metto in AND con A. AND con A, quindi facciamo così, e questo è dove abbiamo l'uscita. Mettiamo le torce 1 2 3 qua, ops, qua e qua. Ok, qui finiamo di costruire. Ok, e il primo pezzo è fatto. Dopodiché abbiamo l'altro 1 che leggiamo è B e alfa, tutte e due a 1, quindi per rendere 1 quando sono tutti in questo modo basta metterli in AND e facciamolo. Quindi prendiamo alfa, prendiamo B in questa maniera, così, e facciamo così, sì. Ok, mettiamo un po' di redstone. Allora, qui la redstone si unisce, ma non è un problema, perché basta scollegarla in questa maniera, mettendoci dei blocchi, i due cavi si scollegano. Ok, a questo punto abbiamo però due linee, no? E noi il componente ha una sola uscita, quindi come facciamo? Semplicemente facciamo un OR delle due. Quindi, ancora più, in altre parole, le uniamo in questo modo. E qua abbiamo il nostro output. Ok? Vediamo un po' se funziona. Allora, vediamo un po'. Tutti 0, l'output è 0. Se A è 1, se non metto le torce non è facile. Se A è 1 e alfa è 0, come in questo caso, l'output deve essere 1. E infatti è così. Ok? Perché questa parte qua di circuito ha reso l'output vero. Poi, se alfa è 1 e B è 0, l'output è 0. Vedete? Infine, attivando B, ecco qua, output 1. Ok? Quindi questo è come è il circuito logico, poi non lo realizzerò così anche perché è enorme e ingombrante, ma anche bruttissimo a vederlo così. Lo realizzerò in un'altra maniera che vi farò vedere. Però questo è come, preso la tabella di verità, si può realizzare un circuito. Ecco qua invece come realizzeremo il nostro, di solito, comunque una versione super giù così, del nostro commutatore. Cioè due pistoni in posizioni diverse che quando sono tutti e due ritratti soltanto uno dei due circuiti passa, e così anche quando sono allungati e faranno passare l'altro. Vedete qua ora sono ritratti e fanno passare soltanto questo. Allungandoli questo si blocca e non fa più passare corrente, mentre di qua si sblocca e fa passare la corrente. Per il selezionatore invece, di nuovo vediamo un po' la sua tabella di verità, che è questa qua. Abbiamo di qua due uscite, quindi dobbiamo creare due output e vedere in quale punto sono uno. In questo caso sono uno e non solo un punto della tabella. Cioè, di nuovo,
A e not alfa, quindi abbiamo già visto come si realizza e lo rifacciamo, lo ricreiamo qua velocemente, qui 2 3 qua, e questo sarà l'output. 1 2 3 4 5 6, quindi qua, torcia qua e torcia qua, ok? E questo è non A per il non alfa e A per la uscita di Q, mentre l'altra uscita devono essere tutte e due 1, e quindi abbastanza semplicemente io prendo alfa, lo porto da quest'altra parte e stavolta senza fare il not creo qui un'altra uscita e lo metto in AND con A, in questa maniera. Ecco qua, fatto. Ok, questo è il nostro selezionatore. Qui abbiamo A che viene usato su una sola linea, tanto deve andare in AND con tutte e due, e da una parte abbiamo il not alfa. Vi facciamo una dimostrazione. Quindi alfa acceso, qua è acceso e di là è spento, mentre se inverto qua, a questo punto questo circuito sarà spento ma si accenderà questo e farà passare corrente di qua. E questo è il selezionatore. Per concludere voglio farvi vedere quest'ultima cosa, e cioè, ma noi con questi commutatori e anche selettori per ora possiamo manipolare soltanto un bit, scegliere fra 2 bit, ok? Però naturalmente vorremmo poter scegliere fra di più, oppure vorremmo poter scegliere fra più input, quindi o fra dati da più bit in ingresso, oppure scegliere fra per esempio 4 bit in ingresso, ok? Quale dei 4 far uscire. Quindi vediamo un po'. Intanto ho costruito sempre questo commutatore, lo fa vedere per il commutatore, però questo è applicabile sia al selezionatore che praticamente a tutti gli altri circuiti che vedremo durante questa serie. Questo è un altro commutatore un pochino più compatto, funziona esattamente come abbiamo visto con i pistoni, che se noi lo replichiamo un numero arbitrario di volte, in questo caso 8 volte, creiamo un commutatore. Per esempio questo è 8, quindi un commutatore che prende in ingresso 2 byte e sceglie quale di questi 2 byte far uscire, ok? Vediamo un po'. In questo momento abbiamo praticamente sopra è un byte, sotto è l'altro, abbiamo due diversi, sono messi in modo se uno è a 1 l'altro è a 0, e quindi vediamo un po'. Quando è 0 fa passare il dato che è sotto, vedete? Se metto alfa ad 1, guardate, avete visto? Il dato è cambiato, è quello che viene sopra. Ok? Faccio anche notare il fatto che tutti questi commutatori lavorano, diciamo, in parallelo, cioè appena mando l'alfa, tutti contemporanea scelgono quale dei due far passare. Ok? E allo stesso si applica se voglio scegliere fra più input quale fare passare. Questo è un esempio di 4 input. Ho creato questi blocchi senza far vedere dentro perché rende più chiaro il concetto che voglio esprimere, ma all'interno ci sono i circuiti che abbiamo visto, sono tutti commutatori al loro interno, commutatori da un bit, quello che abbiamo visto all'inizio. E questo qui, quindi 3 commutatori, 1, 2 e il terzo, ci permette di scegliere fra 4 input, cioè il primo, questo qua, sceglierà quale delle due far passare con questo alfa. Il secondo, con lo stesso alfa di qua, si può vedere bene dal fatto che, vedete, può passare l'alfa, invece quando è spento non passa. Il secondo commutatore, questo blocco qua, sceglierà quale dei due input far passare. Questi due input passati, che saranno uguali, quindi se è a 0 farò passare questo e questo, se è a 1 farò passare questo e questo. Questi due input vanno in questo ulteriore commutatore che, con un altro alfa, sceglierà quale dei due far passare. Quindi in questo modo io posso scegliere fra 4 input. Vediamo un esempio. In questo caso fa passare il primo, cioè lo 00, e infatti vedete qua c'è l'output, perché naturalmente farà passare il 00, mentre se mette a 1 lì non passerà, mentre se mette a 0 lì ma scelgo quest'altro, di qua non passerà. Ok?
se per esempio invece in questo caso lui farebbe passare questo input qua, vedete? Qua adesso è a 1 perché lo fa passare, ma anche di là è a 1 perché fa passare esattamente quello, però stavolta scelgo con questo commutatore qua quale deve far passare, cioè o questo o quest'altro, e scelgo di far passare questo qua, e infatti è qua, ok? Io avrei anche potuto riscrivere, cioè creare un nuovo circuito, un nuovo commutatore a 4 input con la sua tabella di verità e tutto, però una tabella di verità con 4 variabili in ingresso e 2 alfa per scegliere quale far passare mi creava una tabella con 64, cioè 2 alla sesta, 64 con possibili combinazioni di questi 6 input, e per ognuno derivare l'output da 64 input era un incredibile numero di fili e di tempo, e quindi utilizziamo le cose già create, le combiniamo in diversi modi. Per esempio qua vedete, questo è praticamente l'ho messo a cascata, cioè ne uso 2, dopodiché ne uso 1, se erano più input avrei dovuto aggiungere qua altri commutatori per poter scegliere quale input far passare nell'output. Infine, mentre prima i commutatori lavoravano tutti in parallelo, questa volta l'input deve superare almeno 2 commutatori, cioè uno qualunque di questi input passa attraverso o il commutatore di destra o di sinistra e poi nel commutatore, diciamo il terzo commutatore. Quindi il ritardo dovuto ai commutatori si accumula, cioè dobbiamo far passare l'input attraverso 2, quindi arriverà fuori dal commutatore di 4 ingressi un po' dopo rispetto a un commutatore di 2 ingressi, e vedremo l'importanza di questo fatto nel futuro quando inizieremo a parlare di ciò che comportano i ritardi. Spero di essere stato chiaro anche in quest'ultima parte. Ripeto, questo l'ho fatto vedere per il commutatore, ma si può estendere a qualunque cosa, ai selezionatori, e più avanti vedremo anche a quali altri circuiti si può fare. Se avete domande, volete dei chiarimenti, qualunque cosa, se volete che rispieghi anche delle cose nei futuri video, scrivetelo nei commenti e lasciate un like. Grazie.